Nella mia ricerca sono interessata alla materialità degli stati percettivi ed emotivi che possono scaturire da determinate situazioni dello spazio fisico e sociale. Mi sono formata all'Accademia di Belle Arti di Brera, in arti visive e specialmente in scultura. Forse è per questo che sono interessata agli spazi e ai contesti e a come questi, attraverso appunto la propria materialità e temporalità, possono generare particolari atmosfere che sono dei sentimenti spazializzati, quindi qualcosa di non propriamente soggettivo e che possono, attraverso degli inviti aptici, farci provare e costruire determinate emozioni. Nel mio lavoro cerco di lavorare sulle atmosfere, su questi inviti aptici, creando delle installazioni complesse, multimediali, che io vedo come inviti a sentire piuttosto che soltanto a vedere. Lavorando con lo spazio mi piace anche ovviamente lavorare con la luce, modificarne la temperatura, a volte opacizzarla, colorarla, per enfatizzare determinate qualità dei luoghi in cui mi trovo a lavorare. Questi per esempio sono una gamma di filtri scenografici che ho utilizzato nella costruzione di vari lavori, tra cui Rest Your Eyes. Rest Your Eyes si compone di una proiezione di un canale All News in diretta, sfocata attraverso un filtro per proiettori che ho realizzato, e una parte sonora composta da 2 fonti audio che sono delle fonti stereo che poi vengono nello spazio distorte, spostando i 2 poli destra e sinistra in modo che essi siano lontani e si mischino con quelli dell'altra riproduzione. Parla prima della partita, perché poi la partita è sacra anche in Francia. Questo lavoro spinge, come dal titolo, a riposare gli occhi ed è una critica al regime della visibilità, alla costante domanda di attenzione e di informazione a cui siamo sottoposti. Per quanto riguarda l'opera Coraggio, che è un'opera del 2017 realizzata illegalmente su un tetto di Milano, che è la città dove vivo e lavoro, i contorni della parola coraggio, realizzati con dello smalto, sono sbavati dalle gocce di pioggia. Per me questa è un'opera statement che racconta la vulnerabilità insita in ogni atto di rivendicazione. È al contempo intima e pubblica perché, essendo su un tetto, anche se nello spazio pubblico, può essere fruita soltanto da chi vive o si trova nei palazzi intorno, dagli uccelli e dai satelliti. Ministry of Loneliness è un progetto di ricerca che indaga come le strutture politiche e sociali formino la solitudine e la nostra percezione di essa nella società contemporanea. Il progetto muove sia dal punto di vista pratico che simbolico dal Ministero della Solitudine, istituito in Gran Bretagna nel 2018 e poi replicato nel 2021 in altri paesi come il Canada e il Giappone. Questo progetto è innanzitutto un viaggio fisico, articolato in diverse residenze in Stati Uniti, Gran Bretagna, Italia e Giappone. Alcune opere derivate da questa ricerca, che si è svolta durante tutto il 2022, sono state presentate alla Fondazione ICA Milano in una mostra omonima a cura di Chiara Nuzzi. In questo caso la natura architettonica del luogo concorre alla realizzazione della mostra. Infatti il display, realizzato con Studio Gisto di Milano, ricrea, attraverso l'utilizzo di vere e proprie forniture da ufficio, questa atmosfera asettica di burocratizzazione dei sentimenti che ho esperito nell'ufficio per le policy della solitudine e l'isolamento del Parlamento di Tokyo. E attraverso diverse texture, attraverso diverse superfici, come la superficie del materiale fonoassorbente o l'alluminio tagliente lasciato al vivo o ancora il plexiglass alveolare, accogliendo tutte quante le opere in mostra che sono posizionate o sulla struttura direttamente o in relazione ad essa. Nella mostra d'ICA sono state presentate anche alcune opere della serie Cold as You Are, che è una serie di fotografie termiche che io ho realizzato durante tutto il percorso di ricerca, come una specie di reportage emotivo di determinate situazioni, incontri, paesaggi, tentando di catturare di quelle situazioni qualcosa che fosse invisibile alla vista, come lo sono gli stati emotivi.
Le loneliness scale che sono in mostra sono riproduzioni di scale che ho effettivamente raccolto durante dei workshop realizzati nel mio periodo di ricerca in differenti contesti geografici e con differenti comunità. In questo caso le scale ceramiche riportano una sorta di materialità, una sorta di corpo a queste persone che le hanno compilate, non diventando più semplicemente documenti o dati. Opera centrale della mostra Ministry of Loneliness e poi la videoinstallazione multicanale Ministries of Loneliness, che è stata realizzata grazie alla collaborazione con Keroff e la vincita del premio Artevisione 2022. Quest'opera filmica è la mia prima realizzazione con questo media e comprende sia delle riprese realizzate da me con una camera a mano durante la ricerca, sia del materiale d'archivio, dei documenti parlamentari, cercando di rintracciare una sorta di fenomenologia della solitudine, dei suoi ministeri, che siano essi istituzioni formalizzate o non. Nel progetto di mostra era inclusa anche un'installazione audio realizzata dal sound artist Renato Grieco, con il quale abbiamo cercato di costruire questa atmosfera anche dal punto di vista sonoro. In questo momento sto realizzando una pubblicazione che racchiude un po' gli output di questa ricerca sulla solitudine e la sua politicizzazione, che sarà pubblicata per i tipi di Humboldt's Book. Inoltre sto lavorando a una nuova produzione in ceramica che verrà lavorata con una finitura particolare, ovvero la raku, un tipo di smaltatura che ho visto in Giappone e che consiste nella bruciatura dello smalto dopo la cottura. Un altro progetto a cui tengo particolarmente è un arazzo a cui stiamo lavorando insieme a Giovanni Bonotto, grazie alla vincita del premio A Collection di Art Verona 2022. Stiamo lavorando a diverse texture, materiali, superfici che possano concorrere al significato simbolico poi dell'arazzo finale, che sarà un proseguimento del lavoro sulle immagini termiche della serie Cold as You Are. In questi due casi sto lavorando con due artigianalità completamente diverse, perché nel mio lavoro mi piace approfondire le materialità, i materiali e conoscerli appieno e sperimentarmi con essi.